Un saluto speciale a tutte e a tutti. Sono Patrizia Landini e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Equilibri Umani, lo spazio dedicato al benessere consapevole, alla crescita personale e all'equilibrio interiore. Anche oggi ci aspettano approfondimenti, riflessioni, strumenti concreti che ci aiuteranno a vivere con più armonia e serenità le nostre giornate. È sempre bello ritrovarvi e condividere insieme questo viaggio verso un benessere integrato. Scopriamo allora subito i temi della puntata. Otto alimenti preziosi che dovresti mangiare in primavera. Nuova socialità, Italian Togetherness e la ricerca di connessioni autentiche. Piedi giovani e senza dolore. 5 strategie essenziali per il loro benessere. Scopri poi se il tuo intestino sta chiedendo aiuto. I cani sono i più grandi motivatori di movimento. E poi la vitamina D e salute cardiovascolare, un legame scientificamente dimostrato. Vedremo i giardini più belli del mondo secondo il New York Times e 5 di questi sono proprio in Italia. Riconoscere i nostri trigger per fare spazio a una scelta diversa. Dolphin Gemma, un'intelligenza artificiale sviluppata per comprendere il linguaggio dei delfini. E poi la rubrica Chiedi a Patrizia, le risposte ai vostri quesiti diretti per far crescere la nostra comunità del benessere. E infine pillole di saggezza. Bene, la primavera è finalmente arrivata e con essa anche la rinascita della natura. Le giornate si allungano, l'aria si fa più mite e nei mercati locali si spera inizino a comparire i primi frutti e ortaggi di stagione. Non è solo un risveglio visivo. Scegliere di nutrirci con i prodotti stagionali significa fare un dono prezioso al nostro corpo, ma anche all'ambiente. Mangiare frutta e verdura di stagione vuol dire assaporare i cibi nel loro momento di massima espressione. Più nutrienti, più sapore e soprattutto un minore impatto ambientale. Ma quali sono questi superfood di primavera che non possono mancare sulla nostra tavola? Le fragole sono un vero gioiello di primavera. Attese tutto l'anno, quando finalmente arrivano sui banchi del mercato, sono dolcissime e ricche di vitamine. Le fragole sono una fonte eccezionale di vitamina C, potassio, folato e potenti antiossidanti. Questi nutrienti contribuiscono a ridurre i radicali liberi responsabili dell'invecchiamento cellulare e di molte patologie croniche. Inoltre il loro sapore irresistibile le rende perfette per frullati, insalate, yogurt e dolci leggeri. E poi gli spinaci sono altri protagonisti della primavera. Questa verdura a foglia verde ha un concentrato di ferro, fibre, vitamine A, C e K. Questi elementi nutritivi supportano la salute degli occhi, del sangue, del metabolismo e anche dell'intestino. Inserirli nelle nostre pietanze quotidiane è semplicissimo, basta aggiungerli ai frullati, alle zuppe, alle insalate oppure saltarli brevemente in padella con un filo di olio extravergine di oliva. Segno indiscusso dell'arrivo della primavera gli asparagi, che sono un ortaggio ricco di vitamine A, C, E e K, fibre e folato. Questi nutrienti sono essenziali per la salute del sistema digerente e della pelle. Inoltre sono noti per le loro proprietà diuretiche e depurative. Grigliati, cotti al vapore, rappresentano un contorno leggero e decisamente salutare. E poi le more, con il loro colore intenso, sono una fonte incredibile di antociani, utile per la salute dell'intestino e del cuore. Ricche di fibre, potassio, vitamina C, favoriscono la crescita di batteri benefici nell'intestino e supportano il sistema immunitario. Perfette anch'esse in frullati, yogurt, dolci e insalate. I piselli, i legumi della primavera, ricchi di proteine, fibre, vitamine A, C e K anche loro. Aiutano a mantenere la sazietà, promuovono la salute metabolica e migliorano la digestione. Sono ottimi in zuppe, insalate e paste primaverili come condimento. Le carote sono croccanti e dolci, specialmente in primavera, quindi ricche di beta-carotene, fibre, potassio e vitamina C, favoriscono la salute del cuore, dell'intestino e del sistema immunitario. Sono perfette crude in insalata o cotte al vapore. E poi c'è la rucola, che è una delle verdure a foglia verde più nutrienti della stagione, anche verso l'estate. È ricca di vitamina A, beta-carotene, calcio e vitamina K e favorisce la digestione, la salute delle ossa e della vista.
Lo sappiamo tutti, è ottima in insalate, nelle zuppe oppure come un letto per le varie proteine grigliate. I funghi primaverili come i porcini e gli champignon sono ricchi di vitamina D, soprattutto se esposti alla luce solare. Supportano la salute delle ossa e del sistema immunitario, perfetti in omelette, risotti e grigliate. Ma perché allora scegliere il cibo di stagione? Mangiare di stagione non solo arricchisce la nostra alimentazione di nutrienti vitali, ma riduce anche l'impatto ambientale. I prodotti locali non necessitano di lunghi trasporti, diminuendo le emissioni di gas serra e sostenendo l'economia del territorio. Inoltre, molti agricoltori locali utilizzano metodi di coltivazione più sostenibili, che rispettano il suolo e riducono l'uso di pesticidi. Allora, se desideri scoprire come integrare questi superfood nella tua dieta quotidiana e migliorare il tuo benessere, continua a seguirci qui in Equilibri Umani in altrostile.net. La primavera è il momento perfetto per riconnetterti con la natura e con il potere rigenerativo del cibo. Se desideri scoprire come integrare questi alimenti nella tua dieta quotidiana e migliorare il tuo benessere, continua proprio a seguirci. La primavera è il momento perfetto per riconnetterti con la natura e con il potere rigenerativo del cibo. A volte basta un attimo, una parola, uno sguardo, un errore e noi reagiamo. Ma ci siamo mai chiesti perché reagiamo in un determinato modo? Ecco, oggi qui a Equilibri Umani esploreremo una chiave fondamentale per la nostra crescita personale, il famoso mindset, ovvero la mentalità con cui affrontiamo la vita e i trigger, quei piccoli stimoli che possono accendere dentro di noi reazioni automatiche molto spesso inconsapevoli. Comprendere quali sono i nostri meccanismi interni non è solo un esercizio teorico, è un atto concreto di consapevolezza che può trasformare il nostro modo di vivere le sfide, le esperienze e le emozioni quotidiane. Ci chiediamo, abbiamo una mentalità aperta al cambiamento o restiamo ancorati a ciò che conosciamo? E quando ci sentiamo bloccati è davvero colpa nostra o è dei nostri automatismi? Prepariamoci ad ascoltare uno spunto che può aprire nuove prospettive, perché a volte basta riconoscere un trigger per fare spazio a una scelta diversa. Conosci i trigger che indirizzano le tue reazioni? Il modo in cui reagiamo agli eventi della vita, alle novità o agli ostacoli, decide il nostro futuro. Ci apre o ci chiude nuove strade, esperienze, opportunità di crescita. La ricerca sul mindset e sui trigger che influenzano il nostro atteggiamento mentale ci mostra quanto questo sia determinante. Ma cosa significa davvero mindset? Parliamo di mentalità, un insieme di convinzioni, valori e atteggiamenti che guidano le nostre scelte e reazioni. Il mindset ci aiuta a semplificare la complessità del mondo, creando un filtro che orienta le nostre decisioni. La psicologa Carol Dweck, ricercatrice all'Università di Stanford, ha individuato due categorie principali, il fixed mindset e il growth mindset. Il primo è caratterizzato dalla resistenza al cambiamento. È la mentalità che ripete, abbiamo sempre fatto così. Un pensiero che limita le possibilità e alimenta la paura dell'errore, consolidando una visione rigida della realtà. Dall'altra parte, il growth mindset rappresenta l'apertura alle nuove esperienze. Qui, l'errore non è un fallimento, ma un trampolino di lancio. Ogni sfida diventa un'opportunità per crescere e imparare. La ricerca del dottore Jacob Towery, dell'Università di Stanford, ha dimostrato che questa mentalità aiuta a ridurre lo stress, migliorare la salute e affrontare le difficoltà con maggiore serenità. Un aspetto cruciale sono i trigger, stimoli che innescano reazioni automatiche. Possono essere critiche, difficoltà o errori. Spesso ci portano a reagire in modo istintivo, senza consapevolezza. Ma riconoscerli è il primo passo per disinnescarli. Essere consapevoli di questi stimoli ci permette di scegliere come rispondere, invece di reagire in automatico. La neuroplasticità, ovvero la capacità del nostro cervello di modificarsi in base alle esperienze, ci insegna che possiamo sempre evolvere. Ogni volta che scegliamo di affrontare una sfida con una mentalità aperta, creiamo nuovi percorsi neurali, ampliamo la nostra rete di possibilità. Riconoscere i trigger, osservarli senza giudizio e scegliere di non seguirli ciecamente è un atto di potere personale. È così che ci riappropriamo del nostro percorso, scegliendo di evolvere una decisione alla volta. William James diceva: «La più grande scoperta della mia generazione è che gli esseri umani possono modificare la propria vita modificando il proprio atteggiamento mentale». E tu? Sei pronto a riconoscere i tuoi trigger e a scegliere consapevolmente il tuo cammino?
Benessere Community. Immagina un luogo dove il tuo benessere incontra l'esperienza. Dove antiche discipline si fondono con le tecnologie più avanzate. Un luogo che connette professionisti del benessere, centri di sviluppo, esperienze di bioturismo, centri medici, accademie di formazione. Chi promuove il benessere attraverso il cibo, con chiunque cerchi un equilibrio tra corpo, mente e anima. Benessere Community non è solo una piattaforma, è una visione. Uno spazio dove scoprire percorsi, creare connessioni autentiche e crescere insieme. Con il nuovo anno vedrà alla luce un progetto che trasformerà il tuo modo di vivere il benessere, unendo tradizione e innovazione in un'esperienza unica. Che tu sia un professionista, un centro specializzato, un promotore del benessere o un viaggiatore in cerca di armonia, Benessere Community è il punto d'incontro per costruire insieme un futuro migliore. scopri, condividi, cresci. Il tuo benessere è la nostra missione. Oggi siamo immersi in un mondo che purtroppo sembra sempre più distaccato e dove la tecnologia e la digitalizzazione hanno preso il sopravvento sulle interazioni faccia a faccia. È vero, abbiamo la possibilità di comunicare con chiunque, ovunque e in qualsiasi momento, ma siamo veramente connessi con gli altri? Non stiamo forse perdendo qualcosa di essenziale nel nostro modo di stare insieme? Secondo una ricerca recente, ben 7 italiani su 10 dichiarano di desiderare più momenti di socialità vera di quella che avviene faccia a faccia, lontana dagli schermi dei nostri dispositivi. Questo è il fenomeno che potremmo definire, gli esperti hanno definito Italian Togetherness, un nuovo approccio alla socialità che punta a riscoprire il piacere dello stare insieme, ma in un modo più autentico, più lento e forse più significativo. Viviamo proprio in un contesto in cui la vita frenetica, lo diciamo sempre, ci spinge continuamente a correre, a fare, a essere, a dimostrare, a essere sempre più produttivi e in cui ci dimentichiamo che uno degli ingredienti più importanti per il nostro benessere emotivo e psicologico è proprio il tempo condiviso con gli altri. Non parliamo solo di interazioni superficiali online, ma di connessioni reali, quelle che ci fanno sentire davvero compresi, supportati, presenti. Il dato più significativo che emerge da questa ricerca è che il 68% delle persone sente il bisogno di passare più tempo insieme agli altri, ma spesso non ci riesce. Le agende sono piene, gli impegni familiari e lavorativi, la frenesia quotidiana, sono tutti fattori che ci impediscono di trovare spazio per la socialità genuina. Eppure, quando finalmente riusciremo a liberarci da queste pressioni e a trovare il tempo, il desiderio sarà chiaro. Ci piace condividere momenti semplici e autentici, come un aperitivo con gli amici, una cena in famiglia o semplicemente una passeggiata nei parchi. In effetti, più della metà degli italiani afferma che i momenti più felici sono legati a occasioni conviviali. Il 75% dei ricordi più belli riguardano pranzi e cene con gli amici, seguiti dagli aperitivi dopo il lavoro, dai pranzi domenicali in famiglia. Insomma, questi momenti sono carichi di presenza, di ascolto e soprattutto di connessione emotiva. Non sono eventi grandiosi o costosi, ma semplici gesti che ci permettono di rallentare e di riconnetterci con noi stessi e con gli altri. Non solo questi momenti ci rendono più felici, ma hanno anche effetti positivi sul nostro benessere. Pensate, il 64% degli italiani ha dichiarato di sentirsi meno stressato e più di buon umore dopo aver condiviso un momento conviviale. Un incontro sociale aiuta a ridurre il caos mentale della vita quotidiana e a rimettere a fuoco le priorità, a chiarire i propri pensieri e a vedere le cose da una prospettiva diversa. Questo è un aspetto che spesso sottovalutiamo. La socialità ha un impatto profondo sulla nostra salute mentale ed è fondamentale per mantenere un equilibrio emotivo. Tuttavia c'è un altro elemento da considerare, la tecnologia. Se da un lato la digitalizzazione ci permette di essere sempre connessi, dall'altro essa rischia di rendere le nostre interazioni più superficiali. Il 52% degli italiani infatti ammette di preferire le interazioni online rispetto a quelle dal vivo, perché percepisce il contatto
lato virtuale come meno impegnativo, quindi l'altra faccia della medaglia. Tuttavia questo non significa che le persone non sentano la mancanza di connessioni più vere. Al contrario, se potessero, molti italiani preferirebbero essere più presenti nelle relazioni dal vivo, ma spesso manca proprio il tempo e la disponibilità emotiva per farlo. In questo scenario la ricerca di un ritorno alla socialità autentica è sempre più forte. Le persone vogliono momenti di leggerezza, di spensieratezza, ma anche di confidenza, hanno bisogno di condivisione, di poter parlare di traguardi, di delusioni, di emozioni intime senza la mediazione della tecnologia. Questi sono i momenti che lasciano un segno nella memoria e nel cuore, a quanto pare. Il messaggio che emerge da tutto ciò è che per stare bene dobbiamo rallentare e ritrovare il tempo per gli altri e per condividere il nostro presente, per essere veri e autentici nei nostri incontri. Quindi in una società che continua a correre possiamo scegliere di fermarci un attimo, di essere presenti, di dare valore ai momenti di convivialità. Questi sono i momenti che nutrono la nostra anima, che ci permettono di stare bene insieme e di affrontare le sfide quotidiane con più serenità e consapevolezza. Allora non aspettiamo, cerchiamo di costruire questi momenti nella nostra vita, non solo per noi stessi, ma anche per le persone che amiamo. I piccoli gesti di connessione, il tempo passato insieme, sono il vero antidoto al caos della vita moderna e in fondo sono proprio questi momenti che rendono la nostra vita più ricca, più completa e più soddisfacente. Oggi vi portiamo in mezzo al mare, dove suoni lontani creano un ponte tra mondi diversi. Immaginatevi a bordo di una barca all'alba, intorno a voi l'acqua si fa viva di click e fischi. Grazie a Dolphin Gemma, un'intelligenza artificiale sviluppata da Google insieme a Wild Dolphin Project, ogni registrazione diventa un frammento di conversazione da decifrare. Il sistema, addestrato da 40 anni di registrazioni delle stenelle maculate, riconosce pattern sonori e prevede le emissioni successive, tutto in tempo reale attraverso uno smartphone Pixel, mentre il modello identifica cluster di vocalizzazioni. Un secondo dispositivo trasmette suoni sintetici studiati per chiamare i delfini, aprendo la strada a un vocabolario condiviso. Questo esperimento non riguarda solo la ricerca e conservazione, è un'opportunità per ripensare la comunicazione naturale. Oggi più che mai possiamo ascoltare la voce di un'altra specie e riconoscere nella sua complessità un richiamo a una connessione più profonda con il mondo vivente. Ecco il nostro servizio. Google e il Wild Dolphin Project lanciano Dolphin Gemma, un sistema di intelligenza artificiale progettato per decifrare le vocalizzazioni delle stenelle maculate atlantiche e gettare le basi di una comunicazione interspecie. Il modello impiega circa 400 milioni di parametri addestrati su 40 anni di registrazioni acustiche raccolte in mare aperto. Le registrazioni, elaborate con tecniche di compressione audio e tokenizzazione, vengono analizzate in tempo reale da uno smartphone Pixel dotato dell'app dedicata. Il sistema riconosce sequenze ricorrenti, suddivide i click e i fischi in cluster significativi e prevede la successione probabile dei suoni, attività che prima richiedeva settimane di trascrizioni manuali e confronto di centinaia di ore di fail. Sul fronte sperimentale, il Wild Dolphin Project e il Georgia Institute of Technology testano CHAT, Cetacean Hearing Augmentation Telemetry, un canale audio bidirezionale in ambiente oceanico. I ricercatori emettono suoni sintetici associati a oggetti familiari alle stenelle, giocattoli, strumenti di ricerca o segnali di richiamo, e ne osservano le reazioni, con l'obiettivo di comporre un vocabolario condiviso. Le prime rilevazioni indicano risposte modulari dei delfini, come variazioni di frequenza in presenza di un oggetto specifico o ritorni di fischi corrispondenti a pattern predefiniti. Google ha reso disponibile Dolphin Gemma in versione beta ai team di campo a partire da aprile, con la promessa di aprire il codice in open source entro l'estate 2025. Gli sviluppatori prevedono che il modello, se adattato ad altri cetacei, potrà supportare ricerche su tursiopi, balenottere e beluga, ampliando la conoscenza dei comportamenti sociali, delle migrazioni e dei segnali di allarme. Nel lungo termine si punta a integrare Dolphin Gemma nei programmi di conservazione marina. Il monitoraggio costante delle vocalizzazioni potrebbe identificare precocemente situazioni di stress, presenza di reti da pesca o pollution noise, consentendo interventi più rapidi. In parallelo, la costruzione di un vocabolario comune con i delfini apre prospettive di interazione etica e di studio sulla cognizione animale. L'approccio di Dolphin Gemma coniuga strumenti tipici dei grandi modelli di linguaggio con tecnologie audio avanzate, dimostrando che l'intelligenza artificiale può estendere il campo d'indagine oltre l'umano.
Il progetto evidenzia come i dati raccolti in decenni di lavoro sul campo possano trovare nuova vita attraverso algoritmi di previsione e clustering, riducendo i tempi di analisi e offrendo spunti per discipline etologiche, acustiche e di conservazione. Dolphin Gemma è un esperimento di dialogo tra specie, un invito a esplorare le frontiere della comunicazione naturale e a ridefinire il rapporto tra uomo e ambiente marino. I piedi, spesso trascurati, sono una delle parti più importanti del nostro corpo. Ogni giorno li mettiamo alla prova, camminando, correndo, stando in piedi per ore, senza fermarci a pensare a quanto siano fondamentali per la nostra salute e il nostro benessere. Ma quando iniziano a farci male non possiamo fare a meno di notarli e ci rendiamo conto di quanto i piedi siano essenziali nel nostro quotidiano. Prendersi cura dei piedi non è una questione estetica, è una necessità che influisce sulla nostra qualità della vita. Quando i piedi sono sani ci permettono di muoverci con facilità, di rimanere attivi e di evitare infortuni che potrebbero compromettere il nostro equilibrio. Quando ci trascuriamo però possono insorgere dolori, infiammazioni, callosità e molti altri fastidi che influenzano negativamente non solo la nostra mobilità, ma anche il nostro umore naturalmente. La buona notizia è che non è mai troppo tardi per cominciare a prendersi cura dei propri piedi. Con pochi semplici gesti quotidiani possiamo fare una grande differenza. Allora oggi voglio condividere 5 strategie che ti aiuteranno a mantenere i tuoi piedi sani e a prevenire anche futuri problemi. Cominciamo con lo stretching, un'azione fondamentale per mantenere i piedi flessibili e forti. Le articolazioni dei piedi e delle caviglie tendono a irrigidirsi con l'età e l'allungamento regolare aiuta a mantenere questa mobilità, prevenendo dolori e infortuni. Ad esempio, puoi fare delle rotazioni delle caviglie, prima in senso orario e poi antiorario, per circa 10 volte per lato. Un altro esercizio semplice e molto efficace è quello delle alzate sulle punte. Stando in piedi, sollevati sulle punte dei piedi e mantieni la posizione per 5 secondi e poi abbassati lentamente. Ripeti questo movimento per 10 o 15 volte. Questo tipo di esercizio aiuta a rinforzare i muscoli del piede e della caviglia, migliorando la circolazione e prevenendo le lesioni. Un altro aspetto fondamentale per la loro salute è la scelta delle scarpe. Molte volte soffriamo di dolori e fastidi ai piedi proprio perché indossiamo le scarpe sbagliate. Scarpe troppo strette, troppo larghe, tacco troppo alto possono causare problemi come callosità, vesciche, dolore al tallone e persino danni alle ossa. La cosa migliore da fare è scegliere scarpe che offrano supporto, che si adattino bene alla forma del piede e che siano comode per il tipo di attività che facciamo. Se cammini o stai in piedi a lungo, potresti anche considerare l'uso di plantari ortopedici che migliorano la distribuzione del peso sui piedi, alleviando la pressione. Non dimentichiamo poi l'importanza della pelle dei piedi. Con l'avanzare dell'età spesso la pelle dei piedi diventa più secca e sottile, il che può portare a screpolature dolorose, soprattutto sui talloni. È fondamentale quindi idratarli regolarmente per evitare che la pelle si danneggi. Usa una crema idratante ricca di sostanze nutrienti come burro di karité o oli naturali e applicala soprattutto sui talloni, che sono le aree davvero più soggette alla secchezza. Però fai attenzione a non applicare la crema tra le dita dei piedi, specie in estate dove l'umidità potrebbe favorire la crescita di batteri o funghi. Inoltre, se vuoi davvero prenderti cura dei tuoi piedi, non dimenticare le unghie. Con il tempo le unghie dei piedi tendono a diventare più spesse o fragili e se non vengono curate adeguatamente possono causare fastidi e persino infezioni. Assicurati di tagliarle regolarmente evitando di lasciarle troppo lunghe o di tagliarle troppo corte. E infine non dimenticare che la salute dei piedi è strettamente legata al nostro benessere generale. Quindi una dieta sana, bilanciata, gioca un ruolo fondamentale nella salute di tutta la pelle, compresa quella dei piedi. Alimenti ricchi di vitamine, minerali e acidi grassi essenziali sono fondamentali per mantenere la pelle morbida e le ossa forti. Il calcio, per esempio, è essenziale per mantenere le ossa dei piedi in salute. La vitamina D favorisce l'assorbimento del calcio e anche mantenere un peso sano aiuta a ridurre la pressione sui piedi e sulle articolazioni. Quindi non è mai troppo tardi per iniziare a prenderti cura di loro. I tuoi piedi ti sostengono ogni giorno, è tempo che tu cominci a sostenerli con la stessa attenzione e cura che dedichi a tutto il resto del tuo corpo, ne sono sicura. A volte la vita ci scorre incontro come un fiume veloce. Ci adattiamo al ritmo, rispondiamo alle richieste, ci muoviamo tra 1000 direzioni, ma dentro qualcosa continua a chiederci di rallentare. Chiede a Patrizia uno spazio nato proprio per questo, per porre domande vere, per ascoltare risposte che non arrivano dall'urgenza, ma dall'essenza.
Oggi attraverseremo insieme 3 temi che appartengono al nostro cammino umano: l'arte di lasciare andare ciò che non serve più, il coraggio di seguire la propria intuizione, anche quando sembra controcorrente, e la capacità di trasformare le difficoltà in insegnamenti preziosi. Se in questo momento allora senti che ti manca un respiro più aperto, una parola che apra, una presenza che accompagna, rimani qui con noi. Forse tra una domanda e una risposta ritroverai il passo naturale del tuo cammino. E veniamo alla prima domanda: lasciare andare ciò che non serve più. Mi rendo conto che ci sono situazioni e persone nella mia vita che non mi fanno più bene. Sono al limite del tossico, ma non riesco a lasciarle andare. Mi sento bloccata, come se qualcosa mi trattenesse. Come posso trovare il coraggio di lasciare andare ciò che non mi serve più? Sì, Marta, lasciare andare è un atto di amore prima di tutto verso se stessi, ma anche uno dei più difficili probabilmente. È come se una parte di noi volesse rimanere legata al conosciuto, anche se doloroso, perché rappresenta comunque una sicurezza, un'abitudine. Ma ogni volta che scegliamo di restare in una situazione che ci ferisce, rinunciamo a un pezzo di libertà e di autenticità. Ecco allora 3 passi per aiutarti in questo cammino di, diciamo, liberazione, tra virgolette. Riconosci il peso che stai portando. Prenditi del tempo per osservare quanto spazio occupano nella tua vita le situazioni o le persone che ritieni tossiche. Immagina il sollievo di posare quel peso, di sentire la leggerezza che arriva quando lasci andare ciò che non ti appartiene più. Scrivi allora una lista di ciò che senti che ti appesantisce e rifletti su come sarebbe la tua vita senza quel fardello. E poi crea un rituale di distacco. Spesso restiamo attaccati perché non celebriamo il distacco. Crea un piccolo rito simbolico, scrivi una lettera che non invierai, accendi una candela, medita su ciò che hai imparato da quella determinata esperienza, onora ciò che è stato, assolutamente, ringrazialo per quello che ti ha insegnato e poi lascialo andare. Questo atto rituale trasforma il dolore del distacco in un passaggio verso la libertà. Terza cosa, permettiti di riempire lo spazio vuoto. Lasciare andare crea uno spazio vuoto che può anche spaventare, ma quel vuoto è un'opportunità. Allora riempilo di qualcosa di nuovo e significativo, un progetto, una passione, un nuovo legame. Non temere il vuoto, accoglilo come un campo fertile. È lì che nasceranno le tue nuove radici. E adesso sentiamo la seconda domanda: seguire l'intuizione controcorrente. Patrizia, sento spesso una voce interiore che mi spinge a fare scelte che sembrano andare contro quello che gli altri si aspettano da me. Mi sento solo e ho paura nel seguire quella voce. Come posso fidarmi di più della mia intuizione? Ascoltare la propria intuizione è davvero un atto di coraggio profondo. La nostra società premia la logica, la razionalità, ma c'è un sapere più antico e radicato che vive dentro di noi, che è l'intuizione. Allora, ecco come puoi iniziare a fidarti di più. Pratica il silenzio interiore. L'intuizione è una voce sottile che si fa sentire nel silenzio. Ogni giorno ritagliati del tempo per ascoltare, senza rumori, senza distrazioni. Allora chiediti: cosa sento davvero? E aspetta la risposta. Esiste un metodo per entrare sempre in connessione con noi stessi, che è sedere in silenzio per 30-60 minuti e aspettare che le intuizioni arrivano. Te lo garantisco io che funziona. È meglio se sei in un luogo naturale e accogliente. E poi sperimenta piccoli atti di fiducia. Non è necessario fare scelte rivoluzionarie subito. Inizia con piccoli passi. Segui un impulso creativo, fai una telefonata che senti di dover fare, cambia un'abitudine. Ogni piccolo atto di fiducia rafforza la tua connessione con l'intuizione. E poi accetta il rischio dell'incertezza. Seguire l'intuizione significa anche navigare a vista. Non sempre avrai certezze, ma questo non significa assolutamente che sei fuori strada. Abbraccia l'incertezza come parte del cammino e scoprirai che la fiducia cresce con ogni passo. Domanda 3. Trasformare le difficoltà in insegnamenti. Cara Patrizia, quando attraverso momenti difficili sento solo dolore e frustrazione. Mi sembra impossibile vedere qualcosa di buono nelle difficoltà. Come posso imparare a trasformare i momenti di crisi in insegnamenti? Lucia, il dolore è una porta, non una barriera. Attraverso quella porta possiamo scoprire aspetti di noi che non conoscevamo. Ecco allora 3 pratiche che possono aiutarti a trasformare le difficoltà in insegnamenti. Innanzitutto accogli il dolore, non respingerlo. Spesso il primo istinto è quello di evitare il dolore, ma ciò a cui resisti persiste e permettiti di sentire, di accogliere, di osservare allora. Solo attraversando possiamo davvero trasformare. E poi chiediti: cosa posso imparare da questo?
questo. Ogni crisi porta con sé un messaggio, un insegnamento, forse un invito a rallentare o a essere più gentili con te stessa, a lasciare andare un vecchio schema. Cerca il seme di saggezza dentro il momento difficile e poi condividi la tua esperienza. Il dolore si trasforma più facilmente quando viene condiviso. Parla con persone di fiducia, racconta il tuo viaggio. Nella condivisione il peso si alleggerisce e l'insegnamento si radica. Ci sono domande che aprono porte, ci spingono oltre, ci fanno crescere. Se hai una domanda di questo tipo e se c'è un tema che senti nel tuo cuore, scrivimi pure che magari approfondiremo e ne parleremo anche in una prossima puntata. Bene, ecco un tema che forse non riceve sempre l'attenzione che merita, ma che noi però trattiamo spesso e ha un impatto enorme sul nostro benessere quotidiano, la salute del nostro intestino. Lo sappiamo tutti, l'intestino è molto più di un semplice sistema di digestione, è il centro nevralgico della nostra salute con un'influenza che si estende ben oltre il semplice processo digestivo. Un microbiota intestinale equilibrato è alla base del nostro benessere mentale, fisico ed emotivo. Ma come possiamo capire quando qualcosa non va? Oggi allora parleremo di 8 segnali che il nostro intestino sta lanciando per chiedere aiuto. Per prima cosa irritabilità ed ansia. Se ti senti più irritabile del solito, avverti ansia senza una causa apparente, la causa potrebbe essere il tuo intestino. La connessione tra intestino e cervello è forte e un microbiota sbilanciato può alterare la produzione di neurotrasmettitori vitali come la serotonina, influenzando direttamente il nostro umore. La mente potrebbe risentirne quando il tuo intestino è in difficoltà. E poi c'è l'affaticamento persistente. La stanchezza continua anche dopo una notte di sonno non è normale. Spesso è il risultato di un intestino che non assorbe correttamente i nutrienti. Se il tuo intestino non sta facendo il suo lavoro, tu ti sentirai continuamente spossato. Potresti essere alle prese con una disbiosi che può abbattere il tuo livello di energia. E poi il mal di testa ricorrente. Chi avrebbe mai pensato che i mal di testa possano essere legati alla salute intestinale? Eppure la connessione esiste. Una cattiva digestione e un'infiammazione intestinale possono contribuire a mal di testa frequenti e forti come proprio le emicranie. E poi gonfiore e costipazione. Un intestino che non funziona correttamente può causare gonfiore e costipazione. Quando il tuo microbiota è in squilibrio, la digestione rallenta e questi fastidi si manifestano. Allora, se hai notato un gonfiore che dura più di qualche giorno o problemi nella regolarità con l'intestino, potrebbe essere il momento di fare attenzione a questi segnali. E poi una litosi persistente, un alito cattivo che non se ne va nonostante l'igiene orale naturalmente può essere il sintomo di una digestione inefficiente. Un intestino che non riesce a smaltire correttamente le tossine può portare a un accumulo che si manifesta con la litosi. L'irregolarità nelle abitudini intestinali. Tutti noi abbiamo giorni in cui non andiamo in bagno come vorremmo, come dovremmo, ma se noti cambiamenti più permanenti nelle tue abitudini intestinali, come passare dalla quotidianità a una volta ogni 2 o 3 giorni, è probabile che qualcosa non stia funzionando proprio a livello intestinale e questo potrebbe essere un segno di squilibrio microbiotico. E poi le nuove sensibilità alimentari. Hai cominciato a sviluppare intolleranze a cibi che prima non ti davano problemi. Questo potrebbe essere il risultato di un intestino che sta diventando più permeabile, permettendo a particelle alimentari non digerite di entrare nel tuo flusso sanguigno e scatenare infiammazioni. E poi problemi cutanei. Forse non lo sapevi, ma la tua pelle può riflettere la salute del tuo intestino. Eczema, acne e psoriasi sono spesso il risultato di un intestino fuori equilibrio. Il legame intestino-pelle è reale e uno squilibrio può portare a un'infiammazione che si manifesta proprio sul nostro maggiore organo, la pelle. Cosa fare per migliorare allora la salute intestinale? La dieta gioca un ruolo fondamentale. Preferisci cibi ricchi di fibre, fermentati, probiotici come yogurt, kefir e kimchi che nutrono i batteri benefici. Assolutamente riduci i cibi ultraprocessati e limita gli zuccheri che alimentano i batteri nocivi. Ma non è solo la dieta a fare la differenza, anche gestire lo stress, praticare yoga o meditazione, passare del tempo nella natura, fare esercizio fisico, sono strategie che aiutano a ristabilire l'equilibrio del microbiota. Il nostro intestino ci parla e ora che conosci i segnali puoi iniziare ad ascoltarlo meglio. Se riscontri più di uno di questi sintomi, potrebbe essere il momento di consultare un professionista per un supporto mirato, perché prendersi cura dell'intestino è prendersi cura di se stessi.
Hai mai pensato che il miglior personal trainer al mondo possa avere 4 zampe e una coda che scodinzola di felicità ogni volta che prendi in mano il guinzaglio? Eppure i cani sono davvero i motivatori eccezionali quando si tratta di fare movimento, e non solo per il loro bisogno fisiologico di uscire, ma per l'energia e la vitalità che riescono a trasmettere a chi li accompagna. Non importa se piove, fa freddo, se sei stanco, se hai avuto una giornata pesante, quando lui ti guarda, magari portandoti il guinzaglio tra i denti, come puoi dirgli di no? E non è proprio solo una questione di affetto, ma anche di benessere fisico e mentale. Una recente ricerca condotta nel 2025 e chiamata Mind's Best Friend ha esplorato proprio questa incredibile capacità dei cani di stimolarci a muoverci. Uno studio su larga scala con 28.000 persone intervistate in 14 paesi diversi, tra cui Australia, Regno Unito, Stati Uniti, Paesi Bassi, Francia, Sudafrica, insomma tutto il mondo, un campione quindi davvero significativo, ha portato 1.000 proprietari di cani proprio per ogni paese per avere una fotografia precisa dell'influenza che i nostri amici a 4 zampe hanno sulla nostra vita quotidiana. I dati hanno parlato chiaro. In Italia, per esempio, i numeri sono sorprendenti. Il 64% dei proprietari di cani afferma che il proprio amico peloso è la principale fonte di motivazione per muoversi, più di amici, familiari o persino di un personal trainer. Per chi non possiede un cane, questa motivazione scende drasticamente e infatti il 64% di chi non ne ha dichiara che farebbe più attività fisica se ne possedesse uno. E non è solo una percezione. I proprietari di cani in Italia sono attivi per una media di 180 minuti a settimana contro i 120 minuti settimanali di chi non ne possiede. Questo significa che avere un cane aumenta del 43% la possibilità di rispettare le linee guida raccomandate per l'attività fisica, ossia i famosi 30 minuti al giorno. Oltre che un beneficio per il movimento fisico, i nostri amici hanno un impatto profondo sul benessere mentale. Più di 4 proprietari su 5 affermano che camminare o correre con il proprio cane li fa sentire più felici, meno stressati e meno ansiosi. L'82% dichiara che questa semplice abitudine migliora la salute mentale, mentre l'83% sostiene che contribuisce a migliorare addirittura l'umore. È come se ogni passeggiata fosse un piccolo rituale di benessere, dove la mente si libera, il corpo si rilassa, l'ansia svanisce passo dopo passo. Ma c'è ancora di più. Portare a spasso un cane significa anche entrare in contatto con altre persone, incontri nuovi volti, scambi 2 parole, magari nascono anche delle amicizie. Secondo la ricerca, il 71% dei proprietari di cani afferma di essere più propenso a socializzare durante le passeggiate, mentre il 74% dichiara che questo ha un impatto positivo sul proprio umore. È come se il cane diventasse un mediatore sociale, un facilitatore di relazioni, e questa incredibile capacità di stimolare il movimento non è passata inosservata nemmeno ai grandi marchi internazionali. Per la prima volta nella storia un brand di abbigliamento sportivo come ASICS ha deciso di nominare un cane come ambassador ufficiale, Felix de Samoyed, un bellissimo cane di razza siberiana bianco e soffice che ha conquistato il web con la sua simpatia e il suo amore per le passeggiate. Felix non è solo un simbolo di vitalità, rappresenta proprio quel legame speciale che ci spinge a muoverci, a uscire, a respirare aria fresca e a prenderci cura di noi stessi insieme al nostro migliore amico. Forse non ci pensiamo abbastanza, ma i nostri amici a 4 zampe sono dei veri e propri personal trainer, motivatori e persino facilitatori sociali. Portarli fuori è un atto d'amore per loro e per noi stessi, perché ci spinge a muoverci, a stare all'aria aperta, a incontrare persone e migliora il nostro umore. La prossima volta che il tuo cane ti guarda speranzoso con il guinzaglio in bocca, non pensarci 2 volte ed esci, cammina, corri, muoviti, non sarà solo lui a stare meglio, ma anche tu. E adesso benvenuti a questo nuovo appuntamento con Pillole di Saggezza, il nostro spazio settimanale per coltivare consapevolezza, radicamento interiore e trasformazione pratica. Oggi esploreremo 3 pensieri che ci invitano a vivere con autenticità, resilienza e apertura al cambiamento. Iniziamo allora subito. La prima pillola di saggezza è di Helen Keller, attivista, scrittrice e docente statunitense, 1880-1968. È stata la prima persona sorda e cieca a conseguire una laurea. Keller ha dedicato la sua vita alla difesa dei diritti delle persone con disabilità e alla promozione dell'educazione inclusiva. Disse: «La vita o è un'avventura audace o non è nulla».
Questa frase ci ricorda che vivere con coraggio è l'unico modo per assaporare davvero la vita. Non si tratta di evitare le difficoltà, ma di abbracciarle come parte del viaggio. Ogni sfida incontrata è un'opportunità per scoprire qualcosa di nuovo su di noi stessi e su ciò che ci circonda. Keller, che ha affrontato il buio e il silenzio, ha scelto di vivere un'esistenza piena, trasformando i suoi limiti in una straordinaria avventura di crescita personale, e ci invita a vedere la vita come un viaggio di scoperta e coraggio. Anche di fronte alle difficoltà più grandi è possibile scegliere di vivere con audacia e determinazione, abbracciando l'ignoto con spirito di avventura. Vivere avventurosamente non significa evitare i rischi, ma accettarli come parte del percorso, con la consapevolezza che ogni passo fuori dalla zona di comfort cosiddetta ci rende più forti e più consapevoli. Come possiamo allora applicare queste bellissime parole nella vita di tutti i giorni? Allora, ogni volta che ci troviamo di fronte a una scelta grande o piccola, chiediamoci: sto scegliendo la via più sicura o quella che mi farebbe crescere? Annotiamolo sul nostro famoso diario ogni piccolo passo verso l'ignoto, ogni scelta coraggiosa fatta per amore dell'avventura e delle crescite personali. La vera crescita avviene quando ci permettiamo di esplorare territori sconosciuti, proprio come fece Helen Keller, trasformando l'impossibile in possibile. La seconda pillola di saggezza è di Brené Brown, ricercatrice e scrittrice statunitense 1965 ad oggi ancora in vita, specializzata nello studio della vulnerabilità, del coraggio e della connessione umana. La vulnerabilità è luogo di nascita dell'innovazione, della creatività e del cambiamento. Essere vulnerabili significa permettersi di essere autentici, di esplorare i nostri limiti e di crescere attraverso di essi. È attraverso l'apertura che scopriamo la nostra capacità di innovare, di creare e di trasformare le relazioni. Brown ci invita a guardare alla vulnerabilità non come una debolezza, ma come al cuore pulsante di ogni autentica trasformazione. Solo quando siamo disponibili a mostrarci per quello che siamo, con le nostre imperfezioni, possiamo creare davvero legami profondi e aprire la porta al cambiamento. Quindi la vulnerabilità non è assolutamente segno di debolezza, ma è un atto di coraggio che ci permette di essere autentici, di essere noi stessi e di connetterci profondamente con gli altri. Come possiamo praticare allora questa apertura nella vita quotidiana? Scegliamo un momento della giornata per condividere un pensiero sincero con una persona cara, senza filtri, un pensiero di gratitudine, un dubbio, una paura. Annotiamo sempre sul nostro diario: oggi dove ho scelto di essere autentico? Con il tempo scopriremo che la vera forza nasce dalla trasparenza. Essere vulnerabili quindi permette alle nostre emozioni di emergere senza paura del giudizio. La terza pillola di saggezza è di Nelson Mandela, politico, avvocato e attivista sudafricano 1918-2013. È stato simbolo di resistenza, pace e riconciliazione. Il suo impegno contro l'apartheid ha ispirato generazioni intere. Non è coraggioso chi non ha paura, ma chi riesce a vincerla. Il coraggio non è assenza di paura, ma la capacità di andare avanti nonostante essa. Ogni passo verso ciò che temiamo è una vittoria. Mandela ci ha insegnato che la paura non va negata, ma trasformata in forza motrice per raggiungere la libertà. Ogni volta che scegliamo di affrontare una difficoltà, di superare un ostacolo, stiamo coltivando il coraggio, un passo alla volta, e è nel superamento della paura che si trovano la vera libertà e la crescita interiore. Quindi anche qui, come possiamo portare questo nella nostra esistenza? Individuiamo una paura che stiamo evitando e facciamo un piccolo passo verso di essa. Non serve, come sempre, compiere dei gesti estremi, basta un primo, semplice, semplicissimo passo. Scriviamolo: oggi ho scelto di affrontare, e dopo averlo fatto riflettiamo su come ci sentiamo. Bene, e anche oggi, grazie a Helen Keller, Brené Brown e Nelson Mandela, abbiamo esplorato il potere dell'audacia, il coraggio di essere vulnerabili e la forza di superare le paure. La saggezza si manifesta nei piccoli gesti quotidiani. Scegliere chi siamo un passo alla volta. Alla prossima allora con le nostre pillole di saggezza. Parliamo di un legame messo in luce dalla ricerca scientifica, quello tra vitamina D e salute cardiovascolare. Non è solo una vitamina essenziale per le ossa, ma è un potente modulatore sistemico che agisce direttamente sul nostro cuore e sui vasi sanguigni.
La vitamina D è un vero e proprio ormone con funzioni complesse. Agisce come un regolatore sistemico, modulando la risposta immunitaria e influenzando il metabolismo del calcio e del fosforo. È coinvolta nella sintesi dell'ossido nitrico, un potente vasodilatatore che contribuisce al mantenimento della pressione arteriosa. Nel documento viene messo in evidenza un punto cruciale: il trattamento dell'ipovitaminosi D non può essere standardizzato. Non possiamo limitarci a somministrare dosaggi fissi a tutti, afferma Francesco Fedele, presidente dell'INRC. Occorre misurare i livelli di vitamina D del paziente, definire l'obiettivo terapeutico e monitorare nel tempo la risposta alla terapia. Anna Vittoria Mattioli, professoressa ordinaria all'Università di Bologna e prima firmataria del documento, sottolinea che la valutazione dei livelli ematici di vitamina D deve precedere qualsiasi intervento terapeutico, adattando il dosaggio in base alle esigenze specifiche di ciascun paziente. Questa personalizzazione permette di intervenire in modo mirato, evitando eccessi che potrebbero essere dannosi e garantendo un approccio sostenibile nel lungo periodo. Inoltre è previsto l'avvio di uno studio clinico che coinvolgerà pazienti con insufficienza cardiaca per valutare l'efficacia di questa terapia mirata. La principale fonte di vitamina D resta, come sempre, l'esposizione al sole. L'assorbimento dipende però da vari fattori: latitudine, orario, colore della pelle, tempo di esposizione. Durante l'inverno, quando l'irradiazione solare è ridotta, risulta spesso necessario un supporto alimentare o l'integrazione. In ogni caso, gli esperti consigliano un'esposizione diretta al sole di almeno 15-20 minuti al giorno per garantire i livelli adeguati di questa vitamina essenziale. La carenza di vitamina D è un problema silente, ma potenzialmente devastante per la salute cardiovascolare. La ricerca scientifica evidenzia l'importanza quindi di un approccio personalizzato, capace di garantire un trattamento efficace e privo di rischi, misurare i livelli di vitamina D con un semplice esame del sangue e agire tempestivamente può fare la differenza tra la prevenzione e il manifestarsi di gravi patologie cardiache. E adesso partiamo per un viaggio attraverso 5 giardini italiani riconosciuti dal New York Times tra i 25 più influenti al mondo, un percorso pensato per esplorare il rapporto profondo tra natura, mente e crescita personale. Bomarzo, Ninfa, Villa Gamberaia, Villa d'Esti a Tivoli, Villa Silvio Pellico a Moncalieri. Il New York Times ha pubblicato una lista dei 25 giardini più belli del mondo e di questi ben 5 sono in Italia. Iniziamo dal Sacro Bosco di Bomarzo, noto anche come Parco dei Mostri, costruito nel corso del XVI secolo per volontà del principe Pier Francesco Orsini. Questo spazio rompe gli schemi del giardino rinascimentale. Statue di creature grottesche e architetture insolite stimolano il senso di meraviglia e invitano a riflettere sulla non dualità tra umano e naturale. Qui ogni sentiero è un invito a mettere in discussione la percezione ordinaria, trasformando il passeggiare in un esercizio di consapevolezza. E proseguiamo poi verso Ninfa, nel comune di Serre di Latina, un giardino che nasce sulle vestigia di un borgo medievale. Grazie al microclima unico e alla cura della famiglia Caetani, Ninfa accoglie oltre 1000 specie botaniche provenienti da tutto il mondo. Secondo i 6 esperti del Times, tra cui Deborah Needleman e Tim Richardson, Ninfa rappresenta il modello autentico di quegli spazi evocativi che in Inghilterra venivano costruiti artificialmente con rovine fittizie. Qui il benessere si costruisce nel silenzio della natura, che riprende il suo spazio nel corso d'acqua che mormora segreti antichi, nella luce che attraversa il fogliame, creando atmosfere sempre diverse. E arriviamo così a Villa Gamberaia, appena a nord di Firenze, realizzata nel corso del XVIII secolo dai marchesi Gherardini, caratterizzata da un giardino all'italiana e da terrazze che si affacciano sulla valle dell'Arno. Villa Gamberaia unisce rigore geometrico e poesie paesaggistiche. Juliette Sergent la definisce un equilibrio perfetto tra arte e natura. Qui la contemplazione diventa pratica di presenza, il tempo si dilata grazie agli effetti prospettici e alle variazioni cromatiche delle stagioni. Tappa successiva, Villa d'Esti a Tivoli. Voluta dal Cardinal d'Este nel XVI secolo, è celebre per il complesso sistema di fontane, giochi d'acqua e ninfei che trasformano il giardino in un'esperienza sensoriale. Secondo Toshiko Mori, architetta giapponese del panel consuntivo, il valore di Villa d'Este risiede nella comunicazione acustica
delle sue cascate. Ogni getto d'acqua diventa un richiamo al qui e ora, un esercizio meditativo che si unisce alla tradizione europea di cura degli spazi verdi. E concludiamo il nostro itinerario a Villa Silvio Pellico a Moncalieri. Acquistata nel 1948 da Humbert Tanasi, Aimone Marsan e plasmata dalla mano dell'inglese Russell Page, questa dimora presenta un giardino all'inglese impreziosito da una vasca rettangolare con ninfee e fiori di loto. Qui la simmetria inglese incontra l'estetica orientale, suggerendo che le discipline olistiche e le pratiche di crescita personale possono trovare ispirazione in dialoghi culturali tra continenti. In ciascuno di questi luoghi, infatti, il giardino si fa strumento di benessere. Non solo spazio estetico, ma palestra di consapevolezza, laboratorio di non dualità, palestra interiore. E quindi vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a esplorare questi giardini con mente aperta, lasciandovi guidare dal ritmo della natura verso un benessere che nasce tanto dall'ascolto esterno quanto dalla consapevolezza interiore. Ed eccoci arrivati alla conclusione della puntata. Abbiamo parlato di 8 alimenti preziosi che dovresti mangiare in primavera, di nuova socialità, l'Italian Togetherness e quindi una ricerca di connessioni autentiche, di 5 strategie per il benessere dei piedi e di come scoprire se il tuo intestino sta chiedendo aiuto. E poi dei cani, i nostri amici grandi motivatori di movimento, di vitamina D e di salute cardiovascolare, dei giardini più belli del mondo, di cui 5 sono in Italia. Continuate a seguirci, la prossima settimana avremo altre notizie e approfondimenti dedicati al benessere, alla crescita personale e all'evoluzione. Il benessere e soprattutto la scoperta di noi stessi sono un viaggio. Facciamolo insieme per un mondo più consapevole e solidale. Vi auguro una settimana di crescita e armonia e fino alla prossima amate sempre, restate centrati e vivete con un altro stile per dare forma a un nuovo benessere. State bene e grazie.